Select your language in audio settings. Seleziona la tua lingua nelle impostazioni audio. Wow, l'abbiamo fatto davvero. Canton Open Day è stato il miglior evento a cui ho potuto mai assistere in ambito hi-fi, in negozi hi-fi. Un evento veramente con tecnica, atmosfera. Abbiamo avuto questo live, questo duo acustico che ci ha fatto volare nel mondo dei Beatles, nella storia dei Beatles in modo veramente delicato, semplice ma assolutamente intenso. Abbiamo avuto un impianto, un sistema hi-fi da 400.000 euro. Canton Alpha 1, Name Statement, i due top di gamma e la serie top di gamma di Valhalla. Bene, 2 giornate fatte di sessioni di ascolto classico hi-fi e per finire con un live appunto in acustico, questo tributo ai Beatles veramente delicato. Ecco, per farlo non è stato così banale, quindi l'impianto doveva supportare un live, doveva supportare dinamiche particolari, la sala, abbiamo dovuto curare l'impianto in un certo modo perché, come sapete, non basta appoggiare i diffusori e l'impianto in una stanza per farlo suonare. Quindi durante l'evento abbiamo smontato insieme la sala per andare a dimostrare quanto è facile o difficile andare a settare un impianto di questo tipo. Insomma, sono stati 2 giorni veramente, veramente intensi e ringraziamo tutti gli appassionati che ci hanno supportato, che sono stati con noi a condividere questo momento veramente, veramente incredibile. Bene, ma adesso io vi voglio raccontare cosa è successo durante l'evento e soprattutto quali sono stati gli ingredienti, o meglio i 4 protagonisti, secondo me, di questo magnifico evento, insomma, per renderlo così speciale. Bene, partiamo subito. I 4 ingredienti, i 4 protagonisti principali di questi 2 giorni, Canton Open Day. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper word of wisdom, let it be. Bene, il primo ingrediente è sicuramente il sistema. Canton Alpha 1 ci ha dato la possibilità, ci ha spinto a creare un impianto del genere perché sono veramente casse incredibili. Canton ha una sua filosofia di suono, quindi sono più o meno tutte le linee molto musicali, molto facili, quindi sono molto divertenti da gestire a casa. Bene, le Alpha 1, le top di gamma, sono un mondo veramente incredibile. Possiamo dargli di tutto e loro ci restituiscono assolutamente l'emozione, come appunto vedremo fra poco, di un intero live. La sfida delle aziende, delle company di oggi è creare prodotti che fin da subito chiaramente cercano di tirarci fuori emozione, lo fanno oggi anche tramite il design, chiaramente, quindi oggetto bellissimo, lo fanno a livello costruttivo, cioè l'obiettivo è quello di far scomparire l'impianto e quindi i criteri costruttivi sono veramente incredibili. Quindi abbiamo giocato su diversi generi, abbiamo veramente fatto di tutto. Fra poco vi faccio vedere delle ispezioni proprio dell'evento. Dietro queste magnifiche casse ovviamente c'era il top di gamma del mondo Name, cioè Name Statement, un amplificatore diviso in tre parti, quindi pre e 2 finali monofonici, un prodotto veramente incredibile, parliamo di circa 800 watt a canale targati Name, quindi qualcosa di veramente immenso, coadiuvato il tutto dai cavi top di gamma di Nordost, quindi il sistema era veramente di assoluto livello. Il secondo ingrediente fondamentale e protagonista è stato il team di alta fedeltà, tra cui insomma, mi ci metto anch'io. Nei giorni, nelle settimane prima abbiamo settato, ci siamo dedicati completamente al sistema e alla sala. Come ho detto già in altri video, non basta appoggiare l'impianto e le casse, anche se è un impianto da 400.000 euro, anzi soprattutto va gestito e curato. Durante le sessioni
di ascolto, abbiamo proprio testato questi aspetti, abbiamo smontato insieme la sala proprio per dimostrare come si può distruggere un intero impianto senza neanche toccarlo. Ma ci arriviamo fra poco. Bene, quindi un ringraziamento al team di Alta Fedeltà. Benissimo, sicuramente il terzo protagonista, il terzo ingrediente è Tella e Greg, questo duo acustico, questo tributo ai Beatles veramente magico, veramente delicato, molto tecnici ma allo stesso tempo semplici e diretti, insomma ci hanno fatto veramente viaggiare e sono stati loro a ispirarci e a spingerci a fare il meglio possibile. I Feel Fine, questo errore. Nel 1964 i Beatles scoprirono che anche un errore può diventare una poesia. Durante le prove la chitarra di John fischiò contro un amplificatore. Nacque così, per puro caso, il primo feedback della storia del pop. Vogliamo sentirlo, Greg? Lo fingiamo, perché dicevo prima, non possiamo farlo dal vero. Mi viene da sorridere perché anche loro erano, come dire, un po' terrorizzati, un po' emozionati al dover suonare in un impianto di queste proporzioni. Greg, ma tu lo sai che noi suoneremo grazie a questi diffusori Canton che costano la modica cifra, non Canton si dice. Alpha 1, il top di gamma, 60.000 euro la coppia. Hai mai fatto musica dal vivo con questi diffusori di qualità eccellente? No, Nemmeno io. devo dire che è la prima volta che mi capita di suonare dopo tanti anni tramite una coppia di diffusori di questo livello. Come vedrete dai filmati non ci sono spie monitor, non ci sono altri supporti, quindi l'impianto suonava così bene, in modo così deciso, equilibrato, che non sono serviti altri supporti ai musicisti. Questa è una cosa molto importante. Fra poco parleremo dei dettagli. Il quarto protagonista assolutamente di questa serata è il fondatore di Alta Fedeltà, che è Alfredo Terenghi, a cui dobbiamo ringraziare per aver creato intorno a questa realtà veramente una community di appassionati, ma sostanzialmente si è creato tutto un mondo intorno alla sua passione, che è quella sicuramente di buona musica, di buoni ascolti, di live fatti come si deve. Quindi poter maneggiare un impianto di queste proporzioni e in una sala adatta ad ospitare questo tipo di impianti è veramente tanta roba, e non so quanti negozi nel mondo siano in grado di offrire tutto questo. Quindi un ringraziamento speciale assolutamente ad Alfredo, che è uno assolutamente di questi 4 ingredienti importanti. Quindi bene, è stato appunto 2 giorni molto emozionanti. Entriamo nel vivo, vediamo cosa è successo durante le demo e durante il live. Benissimo, iniziamo dalle demo. Quando ci sono impianti di questa caratura succedono 2 cose: o ci si spaventa, io ho mandato qualche esca su Facebook in giro, gente spaventa, 400.000 euro di impianto, terrorizzati, oppure ci si incuriosisce. Secondo me quello che possiamo portare a casa da questa esperienza, se volete, è l'impianto, assolutamente è in vendita, è in vendita, ma anche tante piccole criteri, modi di andare a gestire i nostri impianti anche da 1.000 euro a casa. Quindi questa è la punta, appunto la punta dell'iceberg. Per farlo suonare abbiamo dovuto lavorarci, e gli stessi criteri servono anche a casa nostra per gestire il nostro impianto. Quindi vedremo step by step cosa è successo. Bene, 400.000 euro di impianto. Questo intro l'ho usato appunto in altri video che hanno, creato diverse reazioni. C'è chi si è spaventato, c'è chi si è arrabbiato, c'è chi invece si è molto incuriosito. Il tema centrale e anche dell'evento era far capire come settare impianti di qualsiasi cifra affinché questi possano darci emozione. Quindi abbiamo usato un target in effetti molto alto, ma durante l'evento abbiamo cercato di capire quali criteri accomunano un impianto di queste proporzioni al nostro, anche se costa 1.000 euro, 500 euro, non è importante. Ok, iniziamo a
intravedere qualcosa, ma è solo l'inizio, non vi preoccupate. Allora, cosa hanno in comune gli impianti di questa portata con gli impianti che abbiamo a casa, anche volendo da 1.000 euro? Qual è l'obiettivo, lo scopo di tutto questo mondo che chiamiamo hi-fi? Perfetto. Perché questo, secondo voi? Cosa c'è all'evento? Perfetto, c'è emozione. L'unico scopo del mondo hi-fi è l'emozione. Quindi questo ce lo dimentichiamo, no? Spesso fin da subito chiaramente cercano di tirarci fuori emozione, lo fanno oggi anche tramite il design, chiaramente, quindi oggetto bellissimo. Lo fanno a livello costruttivo, cioè l'obiettivo è quello di far scomparire l'impianto, e quindi i criteri costruttivi sono veramente incredibili. Bene, vi elenco alcuni di questi fattori. Fortunatamente durante le demo ero supportato da Morris, il referente Canton, che quindi ci ha intanto presentato Canton Alpha 1, un prodotto incredibile. La serie Reference, quindi Alpha 1 fa parte della serie Reference, ha alcune caratteristiche in comune. Sentiamole proprio da Morris. Vi presento, colgo l'occasione intanto per presentarvi Morris di Canton. Come with me on the stage, please. Un applauso. Un'azienda veramente importante, storica, ma con un'anima in realtà giovane, moderna. Yeah, with the Reference Alpha series, we created speakers we ever wanted to create. So we always been over 50 years a full range speaker supplier. So we had like from entry level up to high end speakers. But with the Reference Alpha speakers, we are now in the high end speakers. Per cui non c'è bisogno di approdare per forza alle Alpha 1, molte caratteristiche sono appunto in comune alla serie Reference. Ecco, uno dei criteri, diciamo degli aspetti importanti che troviamo su diffusori di alta gamma sicuramente è la capacità di andare a smorzare le vibrazioni. Quindi le vibrazioni sono uno dei fattori che vanno a rovinare il nostro sistema, e quindi ci sono diversi modi per andarli a gestire. So we created first the Reference series. So you find a lot of the design you find in our regular Reference series already, with the curved everywhere. So if you look at the speaker, you find everywhere, you find groundings in the front, the bubble here, even on the top, on the back. So it's and it doesn't we don't do it only because it looks good, because it has a sound impact, and that's why we do that. Bene, siamo partiti alle vibrazioni per presentare Canton Alpha 1. Non partirei però a suggerire quello come primo criterio, è assolutamente fondamentale, ma ecco, il primo criterio è sicuramente l'energia. Quindi, come abbiamo già accennato, name statement, un prodotto incredibile, energia incredibile, che deve essere gestita e trasportata, quindi cavi ed energia sono il cuore ovviamente del nostro impianto. Più questo è importante, come quello che abbiamo fatto sentire, più dovremmo chiaramente curare questo tipo di aspetti. Bene, un altro fattore in cui ci siamo divertiti con cui ci siamo divertiti a giocare durante l'evento è stata l'acustica. Molto importante, che è la nostra stanza. Sempre su Facebook in questi giorni, no, qualcuno mi ha risposto sotto: è impossibile far suonare male un impianto di questo genere. Bene, più andiamo su, sì, sulla carta, ecco, esatto, fa ridere, bravissimi. Ecco, più andiamo su di livello, più dobbiamo posizionare in una stanza, dobbiamo fare, come dicevamo prima, un po' di operazioni, e la stanza non è facile. Già questa va bene, ma abbiamo dovuto fare alcune operazioni, quindi adesso ve le elenco. Allora, intorno a voi vedete che c'è una serie di quadretti bianchi, no? Questi sono pannelli Astri, che è uno dei tanti brand. Allora, la buona notizia è che oggi l'acustica ha veramente tanti strumenti di controllo, più o meno di design, quindi noi lavoriamo in due modi: o con un progetto preciso, quindi per chi deve accontentare, diciamo, il designer, l'architetto, la moglie, insomma, lavoriamo proprio in modo specifico sulla stanza, sulla casa, soprattutto di solito quando facciamo le sale home cinema andiamo a studiare proprio l'acustica in modo, insomma, che sia il tutto il più invisibile possibile.
Oppure per chi vuole risolverlo subito in modo molto veloce, Astra è un brand italianissimo che ha riassunto 3 aspetti chiave dell'acustica in questi, diciamo, li ha racchiusi in questa forma. I bianchi e i neri sopra di voi sono tutti uguali, sono dei diffrattori. I diffrattori sono l'elemento meno... quando parliamo di acustica pensiamo sempre ad assorbire. In realtà noi dobbiamo ricostruire anche le scene. Quindi questa parte di sala, vedete, c'è la tenda, c'è la moquette, eccetera, ci andava a rallentare proprio la scena. La scena non arrivava fino a lui, dopo scompariva, e quindi sto impianto, no, così importante, poi quelli dietro non aveva molto senso. I diffrattori ci aiutano a ridare scena, è come se fosse uno specchio, no, per il suono, quindi dove l'abbiamo messo noi avremo una riflessione controllata, e quindi, se avete sentito bene, soprattutto voi là in fondo, vi avvolge anche lì dietro in modo controllato. Ecco. Abbiamo parlato di bassi, in realtà il problema più complicato nelle case è proprio il basso, no? Perché l'energia è tanta, le leggende metropolitane sono ma io ho il tappeto, sì. O è alto 5 centimetri. Ecco, non basta il tappeto per andare a gestire i bassi, ci vogliono degli strumenti tecnici. Noi abbiamo utilizzato, come dicevo, sempre Astri. Allora, guardate la magia, addirittura non si vede, quindi dietro le 2 tende, in una sala così grande, sono 2 trappole da bassi, non è che ce ne abbiamo 1000. Questo è quello che ci vuole per fermare i bassi, fatela pure passare, adesso faremo la prova. Quindi il primo elemento da gestire sono assolutamente i bassi. Gli assorbitori, qua non ce ne abbiamo in realtà in questo momento, perché la sala era talmente piena e assorbente che non abbiamo messo assorbitori. Elementi chiave: trappole da basso, assorbitori o arredamento che assorbe, è più facile che difranga, no? Quindi, e poi pannelli diffrattori. Con questi 3 elementi noi andiamo a risolvere tutti i problemi di acustica in qualsiasi ambiente. Più o meno ai 30 secondi c'è questo attacco di basso, ok? Allora, ognuno di voi memorizzi la sua posizione. Greg, dammi una mano, sfilate per piacere, sono solo infilati, guardate la facilità. Vabbè. Ok. Com'è? Cambiato qualcosa? Ditemi se è vero o no, ma adesso sta facendo fatica ad arrivare. Adesso avete quelli là in alto, ma se togliamo anche quelli, lì dalla seconda fila non vi arriva più niente. Ecco, è cambiato parecchio. Abbiamo spostato 4 pannelli da neanche 200 euro l'uno. Quindi altro che 400.000 euro di impianto. Cioè, stiamo facendo delle magie. Bene, è ovvio che più saliamo di imponenza nei diffusori, nell'impianto, la stanza qui era abbastanza grande, c'erano più di 20 persone, dovevamo tirare fuori bassi, dovevamo tirare fuori scena. Tutto questo non è gestibile senza una cura dell'acustica. Riassumendo, abbiamo parlato ve li metto in ordine, di energia, vibrazioni, acustica. Possiamo inserire sicuramente la sorgente. Ora, all'evento non abbiamo fatto questo tipo di test, abbiamo utilizzato tutto il tempo Qubuz con playlist ovviamente di altissimo livello, con un prodotto che è il Name 333, uno streamer assolutamente di assoluto livello e quindi in grado di tirar fuori il massimo possibile. Ecco, durante la demo quindi abbiamo esplorato i vari aspetti, ne abbiamo parlato, discusso insieme, facendo, come ho accennato, qualche prova, qualche test, e quindi abbiamo capito cosa hanno in comune. C'è stato da esempio, c'è stato da crescita, ascoltare un impianto di queste proporzioni in una sala curata perfettamente e capire come migliorare in effetti i nostri tipi di impianti. Ma la domanda vera è: cos'ha di più quindi un sistema di questo tipo, un sistema da 400.000 euro rispetto ai nostri? La risposta arriva durante il live del sabato sera. Dinamica, delicatezza,
nessun tipo di fischio nonostante la cantante cantasse davanti al sistema, non c'erano spie, ripeto, c'erano 20 persone e tutte sentivano bene. Ecco, questa è la differenza, la capacità di avere dinamiche, di tirare fuori i suoni diciamo, al meglio possibile, senza distorsioni, senza picchi. Il name statement, guardate, l'abbiamo tenuto praticamente ma neanche a metà, quindi avevamo paura addirittura di alzare per non affaticare il pubblico, ma avremmo potuto tranquillamente raggiungere volumi enormi. Ecco, non ci interessano ovviamente i volumi, ci interessa avere, diciamo, musica, un effetto live. Più che far suonare un live in questo sistema non potevamo fare di più. She's so glad she's finally on the road. That our baby by your face, you know, by your tambourines. Per cui ecco, è ovvio che su un sistema di questo tipo la differenza è la capacità, ovviamente, insomma, dinamica e tutto quello che abbiamo detto. Per cui ecco, ringrazio ancora tutti, diciamo, i protagonisti, compreso il pubblico che ci ha condiviso, appunto, ha condiviso con noi questo percorso. Quello che mi ha colpito di più è stato proprio, insomma, durante il concerto avere veramente un controllo totale e poterci, diciamo, dedicare completamente all'ascolto e farci trasportare nel live, diciamo, di questo acustico dei Beatles. Quindi grazie a tutti, assolutamente. Noi ci vediamo nel prossimo video e al prossimo evento. Non abbiate paura di venire ad ascoltare sistemi di questa portata, perché ci servono appunto per andare oltre, capire cosa c'è di più. Ok?